Abiti in appartamento e vuoi passare ad un nuovo impianto in pompa di calore? Nel video ti illustro le caratteristiche principali del Daikin Multiplus e i suoi pro e contro e tutto quello che devi sapere per l'installazione. Se sei interessato ai contenuti di questo canale ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Il sistema Daikin è un sistema multisplit come molti altri a cui puoi collegare diverse tipologie di unità interne. A soffitto, del tipo cassetta o pensili, canalizzabili, a pavimento, a parete, per riscaldare e raffrescare gli ambienti ed in più puoi collegare anche un accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria. L'impianto quindi si compone di una unità esterna, di 1 fino a 3 unità interne con controllo indipendente ed è quindi possibile installarle in stanze diverse. Le stesse devono essere allacciate allo scarico di condensa, l'accumulo di acqua calda sanitaria e il relativo scarico della valvola di sicurezza di cui parleremo successivamente, ed infine le tubazioni frigorifere tra l'unità esterna e l'unità interna. In merito ai collegamenti elettrici, chiaramente è da prevedere una linea dedicata dal quadro elettrico protetta da un magnetotermico differenziale di tipo A da almeno 20 A con un cavo tripolare da 4 mm quadrati. Dall'unità esterna si deve prevedere un cavo quadripolare da 1,5 mm quadrati per ogni unità interna e per l'accumulo sanitario. Per quest'ultimo inoltre è necessario prevedere una ulteriore alimentazione dedicata. Aggiungo qualche informazione in merito alla potenza della pompa di calore. Come accennavamo all'inizio del video, è un sistema ideale per gli appartamenti medio-piccoli, infatti la potenza termica invernale varia con il numero e la combinazione delle unità interne. Varia inoltre anche in funzione della temperatura esterna. Con minore temperatura esterna abbiamo una minore resa termica. Facciamo un esempio. Con la combinazione di 3 unità interne taglia 1,5 più 2 più 5, la potenza massima in riscaldamento è pari a 8,3 kW con una temperatura esterna di 6 gradi, oppure 6,25 kW con una temperatura esterna di meno 5 gradi. Altro esempio, se installiamo una sola unità interna di taglia 5, la potenza massima passa a 6,8 kW con una temperatura esterna di 6 gradi e 5,1 kW a meno 5 gradi di temperatura esterna. Inoltre l'unità esterna funziona con temperature esterne invernali fino a meno 15 gradi ed estive fino a 42 gradi centigradi. Aggiungo qualche informazione sulle linee frigorifere. Per il corretto funzionamento del sistema è necessario che la linea tra l'unità esterna e l'unità interna sia almeno di 3 metri ed un massimo di 25 metri. Il dislivello tra l'unità esterna e l'unità interna può raggiungere un massimo di 15 metri. Il dislivello tra le unità interne può essere al massimo di 7,5 metri e la somma delle lunghezze delle linee non può superare i 50 metri. Oltre i 30 metri è necessario fare l'aggiunta di gas refrigeranti. Aggiungo qualche informazione anche per l'accumulo di acqua calda sanitaria. È possibile avere due taglie, da 90 e da 120 litri. Secondo la dichiarazione Daikin, quello da 90 litri è in grado di preparare acqua calda per 3 docce della durata di 7 minuti, con un soffione normale, non di grandi dimensioni, alla temperatura di 40 gradi. Il tempo necessario per riscaldare completamente l'accumulo da 90 litri, dati dichiarati dalla Daikin, sono pari a 1 ora e 18 minuti. Questo è il tempo necessario per portare l'acqua nell'accumulo dai 10 gradi dell'acquedotto fino ai 44 gradi, con una temperatura esterna di 7 gradi centigradi. Il tempo di riscaldamento anche in questo caso sarà maggiore per temperature esterne più basse. Per velocizzare questo processo, con la modalità turbo, si attiva contemporaneamente anche una resistenza da 1,2 kW che funge anche da backup in caso di blocco della pompa di calore. L'accumulo da 120 litri è in grado di preparare acqua calda per 4 docce da 7 minuti e servono 2 ore e 15 minuti per il suo completo riscaldamento, con le medesime considerazioni fatte in precedenza per le temperature di riferimento. Vediamo quali sono gli accessori da installare sull'accumulo sanitario. Partiamo dalla valvola di intercettazione, la valvola di non ritorno, un eventuale riduttore di pressione se non già presente sulla linea d'ingresso dell'acqua fredda dell'abitazione, la valvola di sicurezza, che è obbligatoria anche per legge, con una pressione massima di 6 bar. Questa pressione tiene conto della sovrappressione di apertura del 20% e della pressione massima dell'accumulo di 8 bar. Inoltre un vaso di espansione, che è consigliato, da 5 o da 8 litri rispettivamente per l'accumulo da 90 litri e 120 litri. Inoltre è necessario rispettare anche le distanze minime per effettuare la manutenzione che vedete in questa immagine. Vediamo quali sono i pro e i contro di questo sistema. Partendo dai pro, i costi impiantistici relativamente contenuti rispetto ad altre soluzioni.
È versatile perché con un'unica unità esterna è possibile soddisfare i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. È semplice da installare, avendo le medesime caratteristiche tecniche di un climatizzatore multisplit. È un impianto ad aria e ciò consente di raggiungere la temperatura in poco tempo, ma attenzione perché affinché sia garantito un buon comfort ambientale è necessario che i fabbisogni energetici siano medio-bassi. Infatti il comfort ambientale dipende dalla temperatura media operante in ambiente, che è data dalla media pesata delle temperature dell'aria e dalla temperatura delle pareti. Quindi, se l'abitazione è poco o per nulla isolata, la temperatura delle pareti sarà bassa e pur con una temperatura dell'aria alta avrei una situazione di discomfort. Ho una sensazione di freddo. Come tutte le nuove tecnologie, attraverso l'app è possibile programmare le accensioni e gli spegnimenti dell'impianto di riscaldamento, di raffrescamento ed anche impostare le temperature differenti nell'arco della giornata per la produzione di acqua calda sanitaria, abbassandola per esempio nei periodi in cui sono certo di non avere bisogno di acqua calda in abbondanza. È un sistema efficiente e consente l'accesso agli incentivi statali. Vediamo gli svantaggi. Non è dato a clienti che hanno la necessità di grandi quantità di acqua calda sanitaria, per esempio con docce con soffioni maggiorati o grandi vasche. Non è adatto ad abitazioni poco isolate, come spiegato prima. È necessario che l'installatore sia qualificato con patentino F-Gas e la certificazione FAIR. Certificazioni fondamentali affinché l'impianto possa dichiararsi a norma e soprattutto per non vedersi negare gli incentivi fiscali. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.